Ciao a tutti e bentornati su Origini Ancestrali. Proseguiamo il percorso alla scoperta della linea dinastica degli Zarkan dell'Orda russa dei secoli XIV e XVI, da cui furono creati la maggior parte dei parallelismi dinastici antichi. Oggi riprendiamo il discorso dallo zar Ivan Danilovich Kalita, fratello di Giorgio di Mosca, di cui abbiamo parlato nello scorso video e che rappresenta una figura importantissima nella storia della Rus dell'Orda. Prima però ti invito a lasciare un mi piace per stimolare l'algoritmo ed iscriverti se non lo hai ancora fatto, azionando la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sui futuri video. Grazie ancora ed iniziamo. Questo personaggio si è riflesso nella storia occidentale degli Asburgo come l'imperatore Ludovico il Bavaro e adesso andremo a vedere i principali parallelismi che accomunano queste due figure. Ivan Danilovich Kalita, ovvero il califfo 1328-1340, governò per 12 anni, secondo una versione. In un'altra cronaca sono indicate due opzioni per l'inizio del regno, il 1322 o il 1328. Dal momento in cui l'inizio del grande regno di Kalita nel 1328 viene menzionato per la seconda volta come versione principale sull'inizio del regno, verrà presa quella di 12 anni, dal 1328 al 1340. Ivan Kalita, il califfo, continuò l'unificazione delle terre sotto il dominio di Nostra Signora Novgorod la Grande, cioè la Rus con capitale a Vladimir Suzdal, iniziata, come detto nello scorso video, da suo fratello Georgi Yuri Danilovich, riflessosi come Gengis Khan. Ivan Danilovich Kalita invece si riflesse come Batu Khan, fratello appunto di Gengis Khan. Sotto di lui la conquista mongola, ovvero grande, si estese all'occidente, soggiogando l'Europa occidentale. Arrivato in Italia, fondò il Vaticano come centro di potere politico e religioso della Rus in Europa. Ovviamente si parla del primo Vaticano dei secoli XIII-XIV. Il nome Vaticano deriverebbe infatti da uno degli appellativi con cui era conosciuto Ivan Danilovich Kalita, ovvero Bati, che significa in russo padre, dal quale infatti deriverebbe anche il nome del suo riflesso Batu Khan. Questo appellativo è l'equivalente di califfo, ovvero una figura spirituale. Vaticano in questo senso sarebbe composto dalle parole Vati Khan e quindi Bati Khan a causa della transizione della B nella lettera V. Per cui, a seguito della conquista mongola in Occidente e nello specifico in Italia, venne fondato l'Istituto dei Papi in Italia per la prima volta. In Russia, Ivan Kalita fondò la città di Jaroslav, o come si scriveva nelle cronache, la corte di Jaroslav di Veliki Novgorod, all'incrocio delle rotte commerciali del Volga e della Dvina settentrionale. In questa miniatura potete osservare l'invasione di Batu delle città russe in accordo con la versione scaligeriana. Come potete vedere, Batu, che ricordiamo secondo la versione scaligeriana sarebbe stato un regnante mongolo proveniente dalle odierne steppe della Mongolia, è raffigurato qui come un principe russo, che indossa una corona di petali e una veste rossa reale. Volto europeo, barba e capelli biondi ed i tartari che lo circondano sembrano essere i tipici cosacchi con in testa il caratteristico Oseledek. Ivan Danilovich Kalita era sia un re che un sommo sacerdote, ovvero un califfo. In Occidente ha lasciato molti ricordi che sono stati poi ricoperti di leggende e miti. L'Europa lo ricordava come Crono, ad esempio, il dio antico, ed il re Assiro, ed anche come il re sacerdote medievale Giovanni il Presbitero o Prete Gianni. Morì probabilmente in Europa, in Italia, e dietro di sé lasciò due rami del potere, quello reale nella Rus e quello papale in Italia, che rivendicò il potere temporale in tutto il mondo. Dopo la sua morte ci fu una lunga lotta tra i due rami del potere. Come detto, questo personaggio si riflesse più volte nella storia scaligeriana mondiale, con tanti nomi diversi. Nella storia di Giovanni Malalas è conosciuto come Crono, il re Assiro, considerato il progenitore degli dei dell'Olimpo, secondo le leggende medievali greche che solo successivamente vennero considerate profondamente antiche. Un altro riflesso poi è quello di Batu Khan del XIII secolo, Giovanni il Presbitero e lo stesso Jaroslav Vsevolodovich, sempre del XIII secolo. Veniamo ora alla storia degli Asburgo, dove lo conosciamo come Ludovico il Bavaro, 1314-1347. Governò per 33 anni o 34 a seconda delle versioni.
Probabilmente il nome Ludovico significava Ludovi, derivato da liudi, che significa popolo. Il nome bavaro invece potrebbe essere una variante della pronuncia della parola barbaro, per cui Ludovico il Bavaro potrebbe essere stato un riferimento al popolo barbaro. Solo in seguito, nelle cronache occidentali, questo nome fu leggermente nobilitato una volta cancellati i ricordi della Rus dell'Orda. Ludovico il Bavaro, inoltre, è un riflesso dei seguenti tre Zarkan dell'Orda: Ivan Danilovic Kalita, che regnò per 12 anni, più il figlio Simeone il Superbo, che regnò per 13 anni, più il figlio Ivan II il Mite o il Rosso, che regnò per 6 anni, per un totale che ammonta a 31 anni di regno. Nella storia russa si registra la presenza di coregnanti. Il coregnante formale di Ivan Kalita è Alexander Mikhailovich Tverskoi, che fu nominato Granduca dopo la morte di Giorgio di Mosca. Tuttavia, nello stesso anno, Ivan Kalita, il califfo, fu nominato Granduca e Alessandro fu costretto ad andarsene in esilio in Occidente. Nel 1337 ritorna e nel 1339 viene ucciso. Anche nella storia di Ludovico il Bavaro leggiamo della coppia di coregnanti. Il cosovrano di Ludovico il Bavaro è Federico, che fu eletto prima dello stesso Ludovico, come nella storia russa dove Alessandro fu eletto Granduca prima di Ivan. Per cui assistiamo ad una doppia elezione che ha contribuito a creare una certa confusione. In entrambi i casi uno dei due coregnanti ha il titolo di re, ma non ha potere reale. Il regno di Ivan Kalita e Alessandro dura 11 anni, mentre quello di Ludovico e Federico durò 8 anni, per cui notiamo una certa vicinanza nella durata dei regni. Ivan Kalita morì a causa di una malattia improvvisa che decretò la fine del memorabile regno di Ivan Danilovic. Scambiò le sue vesti principesche con il mantello di un monaco. I moscoviti lo salutarono nella tomba innaffiata dalle lacrime del popolo. All'unanimità gli diedero il nome di unificatore della terra russa e padre del governo, ovvero Bati, Batu da cui deriva Vati, che andrà a comporre il nome del Vatican, il Vaticano. Volgendoci all'altro riflesso nella storia russa dello stesso Ivan Danilovic, ovvero Jaroslav Vsevolodovich, apprendiamo che fu avvelenato. Inoltre Ivan si riflesse anche come Jaroslav il Saggio. Accanto a questo sovrano c'era un coregnante chiamato Budi, che non è solo il suo coregnante, ma anche suo zio e protettore. Molto probabilmente il voivoda Budi è sempre Batu Khan, ovvero lo stesso Jaroslav duplicatosi, per cui lo stesso Ivan Danilovic. Per quanto riguarda Ludovico il Bavaro, si scopre che anche lui morì improvvisamente. Il cronografo luterano del XVII secolo riporta che l'imperatore Ludovico fu avvelenato dal Papa, facendolo cadere a cavallo e morire. Ludovico sconfisse tutti i suoi principali oppositori e pubblicò una dichiarazione in cui si parlava dell'origine divina diretta del potere reale. Inoltre il cronografo riporta anche che Ludovico si nominò re ed indossò il diadema d'oro. Fu un netto cambio rispetto agli imperatori precedenti, che venivano incoronati solo con una corona di ferro. Potrebbe essere questo un semplice rimando e riflesso al fatto che fu proprio da Batu Khan e quindi Ivan Danilovic che nacque l'impero dell'Orda d'Oro, per cui la corona divenne d'oro. Andando alla storia russa del X secolo riguardo a Jaroslav il Saggio, altro riflesso di Ivan Kalita, veniamo a sapere che fu attaccato da un orso. Il nome di Jaroslav il Saggio fu associato alla fondazione della città di Jaroslav. Si ritiene infatti che lo stemma di Jaroslav, su cui è rappresentato un orso con un'ascia, sia nato proprio da questa leggenda, dove Jaroslav il Saggio, sul sito della futura città di Jaroslav, fu attaccato da un orso feroce, che venne fatto a pezzi da Jaroslav con un'ascia. Su Ludovico il Bavaro, dalle fonti occidentali, veniamo a sapere che anche lui fu attaccato da un orso. L'attacco fu così grave che Ludovico morì di apoplessia. Dalla storia generale di Oscar Jäger leggiamo quanto segue. Mentre cacciava un orso vicino a Monaco, lui, Ludovico, fu colpito da un colpo apoplettico e morì. La storia dell'attacco di un orso compare soltanto una volta nella versione degli Asburgo e solo nel caso di Ludovico il Bavaro, per cui la trama è unica, quindi c'è una perfetta sovrapposizione. Come detto prima, poi Ivan Kalita, il califfo, fondò il Vaticano in Italia nel XIV secolo, da cui prese il nome lo Stato Pontificio.
Nelle fonti occidentali, inoltre, questa figura si riflesse come Papa Innocenzo III era allo stesso tempo sia un sovrano secolare che spirituale, un califfo per l'appunto. Riguardo a Ludovico il Bavaro, nella sua tomba a Monaco si nota un dettaglio interessante. Il ritratto medievale di Ludovico il Bavaro, che sappiamo a questo punto ritrarre in stile occidentale Ivan Kalita, in questo ritratto, sulla testa di Ludovico il Bavaro, vediamo un copricapo che ricorda molto la tiara papale. In ultimo, accenniamo una curiosità, la possibile origine del nome Monaco. Oggi è il nome della città tedesca, ma è possibile che derivi dalla parola Mongolia, MNG o MNH, oppure MN Khan, e quindi mongolo Khan, per cui Monaco potrebbe essersi derivato da un termine con cui ci si riferiva alla Mongolia, ovvero il Grande Impero. Successivamente, nel XVII-XVIII secolo, quando furono redatte le cronache sulla base di quelle vecchie, i riferimenti alla Mongolia, divenuti ormai sgradevoli, furono sostituiti ovunque anche con il nome Monaco. Bene amici, le informazioni sono tante, per cui anche oggi mi fermo qui. Abbiamo appreso quando fu fondato per la prima volta il Vaticano in Italia e da chi, scoprendo un ulteriore elemento importante per la nuova cronologia d'Italia e la storia russa, che ancora in questo senso è presentata nella forma scarigeriana, ma avremo modo di trattarla anche in chiave nuova cronologia. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video con gli altri Zarkan dell'Orda Russa. A presto!